Nel 1903, dando vita assieme ad altri 11 soci alla Ford Motor Company, Henry Ford iniziò un lungo cammino che l'avrebbe fatto diventare uno dei principali protagonisti della storia contemporanea. La Ford iniziò subito la sua attività, forte dell'esperienza accumulata nel settore dei primi veicoli a motore proprio da Ford. Furono realizzate e vendute le prime automobili siglate con le lettere dell'alfabeto. Furono auto con diverso numero di cilindri, con diverse trasmissioni, e probabilmente l'auto che riscosse maggior successo fu la Model N, una piccola e leggera 4 cilindri, posta in vendita sul mercato al prezzo di $500. La vera svolta produttiva avvenne nel 1908, quando Ford lanciò la T, quella che egli definì la vettura universale, destinata ad una diffusione popolare non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi del mondo. In breve tempo la T, simpaticamente denominata Tin Lizzy, si diffuse sulle strade americane, grazie al costo piuttosto limitato che si aggirava sui $400. La Model T divenne così il simbolo della mobilità personale e la produzione del primo anno di quest'auto raggiunse le 10.660 unità, battendo tutti i record dell'industria automobilistica di allora. Anche in Europa furono distribuiti i primi modelli costruiti dalla Ford, che anno dopo anno divenne una grande potenza industriale. Alla fine del 1913 la casa produceva la metà delle automobili degli Stati Uniti e per far fronte alla domanda Ford dette il via alla produzione di massa nella sua fabbrica, cercando di risparmiare i tempi morti. Ford pensò che se ogni lavoratore fosse rimasto in un posto assegnato, con uno specifico compito, anziché spostarsi da una sezione all'altra, l'auto sarebbe stata costruita in tempi più rapidi. Per verificare questa teoria, nell'estate del 1913, un telaio fu trascinato con una corda lungo il pavimento dello stabilimento in Michigan. Nacque così la moderna catena di montaggio e alla fine le Model T uscivano dalla linea di assemblaggio ad un ritmo molto più elevato di prima. Con la nuova produzione si raggiunse ben presto la cifra record di 10 milioni di Ford T realizzate e la Ford fu costretta a costruire stabilimenti più grandi, in grado di rispondere al numero sempre crescente di ordinazioni. Ford aumentò in modo sensibile i salari, convinto che anche l'operaio che l'aveva costruita doveva avere le possibilità economiche di comprare la propria T. Nel 1919 Edsel Ford, figlio di Henry, divenne presidente della società e 3 anni dopo fu assorbita dal gruppo La Lincoln, casa specializzata nella produzione di auto di lusso.